Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, buon sabato. Torniamo dopo la live di ieri sera su Bologna-Inter 4-3, partita che ha rappresentato l'eliminazione dalla Supercoppa, partita che dal mio punto di vista comunque lascia un amaro in bocca per ciò che poteva rappresentare questa Supercoppa, poteva rappresentare un nuovo punto d'inizio e soprattutto perché non possiamo prendercela sempre e soltanto con la sfortuna. È un Inter che qualcosina meglio poteva fare, è un Inter che presenta qualche limite. Naturalmente non vogliamo sparare a zero, non è quello l'intento, è semplicemente andare ad analizzare cosa non ha funzionato, consapevoli che quei limiti ci sono anche quando si va a conquistare il primo posto in classifica, anche nel caso in cui poi il risultato sarebbe stato positivo. Prima di iniziare col contenuto, come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, magari se assegnate anche gli hype, sono delle semplici operazioni, però aiutano tantissimo il canale, ecco, davvero dareste un grandissimo contributo. Iniziamo innanzitutto su che tipo di partita è stata, partiamo già dalle scelte di Christian Chivu. Decide di rinunciare a Lautaro Martinez, quindi Bonni al posto del capitano, però poi in generale diciamo che sono state confermate le scelte e andiamo a vedere anche alla lavagna tattica. È stato un Inter che ha fatto bene qualcosa che avevamo analizzato nel pre-partita, ovvero il pressing alto, in realtà anche più alto di quello che ci aspettavamo, ed è quello che poi ha portato al gol di Thuram, perché l'Inter va a fare il pressing alto. Ecco, molto spesso trovavamo calciatori davvero molto aggressivi su quelli del Bologna, e quindi questo cosa comportava? Ecco, molto spesso c'era anche magari una mezzala che si alzava per andare a fare pressing alto, prima costruzione del Bologna complicata. Il Bologna prova a verticalizzare su Orsolini, cosa avevamo detto nel pre-partita, che l'Inter doveva essere brava proprio, ecco, su questi lanci e sulle seconde palle. Orsolini controlla male, ecco, c'è anche l'errore tecnico di Orsolini. Bastoni è bravo a rubargli palla e poi avanza fino ecco, ad arrivare sulla tre quarti e a fare un ottimo assist per Thuram. Bastoni che avanza naturalmente fa saltare un po' le marcature del Bologna, e poi c'è anche, ecco, la finezza tecnica con la quale serve Thuram, e portano così l'Inter in vantaggio. Ecco, da lì in poi è un Inter che abbassa un po' l'intensità del pressing, cosa che inizialmente stava riuscendo molto bene, ed è un Bologna che man mano cresce. Un Bologna che verticalizza tanto, un Bologna che aggredisce tanto anche la nostra prima costruzione, perché è un Bologna che viene praticamente a pressare uomo su uomo. Ecco, trovavamo spesso in questa situazione con anche Zielinski che si abbassa, Odegaard che lo segue, un Bologna davvero molto aggressivo che lasciava pochissimo tempo per ragionare nel primo possesso, e poi molto spesso, ecco, portava l'Inter anche a cercare di verticalizzare rapidamente, cosa che, ecco, l'Inter ha cercato di fare su Thuram e Bonni, non sempre con i risultati sperati, nel senso che naturalmente se si verticalizza su calciatori come Thuram e Bonni, per struttura fisica si rischia di perdere palla, si rischia di concedere qualcosa quando contro ci sono due difensori come Eggem e Lukumi molto strutturati fisicamente. Bologna che invece poi quando era in possesso di palla cosa faceva? Sfruttava principalmente la fascia destra, ed è un qualcosa che avevamo già visto nel prepartita. Ampiezza data con Orsolini, Holm che si butta dentro spesso anche nell'half space, ecco, molto spesso Orsolini partiva più largo e Holm per sovrapposizione interna. In altre situazioni abbiamo visto anche Holm con la solita sovrapposizione esterna, però questa era una situazione che creava qualche difficoltà, perché poi c'era Odegaard che si allargava e quindi si andava a creare un po' questa sorta di triangolo tra Holm, Orsolini e Odegaard, situazione che naturalmente metteva in difficoltà l'Inter e che ha portato anche a qualche occasione da gol, con Holm che si buttava dentro, poi c'era il cross, e il punto è che i centrocampisti del Bologna bravi ad inserirsi, soprattutto Pobega, ma c'era anche lo stesso Bernardeschi che poi purtroppo c'è stato anche l'infortunio, però stava facendo benissimo, che si accentrava, e quindi erano situazioni che andavano comunque a creare dei pericoli. Ecco, c'è stato anche un tiro particolarmente pericoloso proprio con una situazione del genere.
Situazione che si replicava anche sulla sinistra quando il Bologna sviluppava da quel lato, però lo ha fatto molto meno, ecco, tendeva a sfruttare soprattutto la corsia di destra il Bologna, a sinistra naturalmente era un qualcosa di simile, Bernardeschi, Miranda che spesso andava più in sovrapposizione esterna e Odegaard stessa cosa, andava ecco a supportare l'azione, azione che poi a volte veniva supportata anche dai centrocampisti come abbiamo visto ecco appunto nel prepartita, per chi se lo fosse perso, io consiglio sempre di vederli perché poi analizziamo dal punto di vista tattico, ovviamente studiando la squadra avversaria, avevamo visto che comunque è una squadra molto mobile ecco da questo punto di vista e spesso vediamo anche degli scambi di posizione, degli inserimenti, cosa che comunque hanno fatto vedere. E così per larghi tratti del primo tempo è stato un Bologna che ha avuto in mano il pallino del gioco e che ha complicato un po' la partita all'Inter. Il calcio di rigore che arriva poi intorno al 35esimo minuto, purtroppo è vero c'è il mani di Bissek che va un po' scomposto, è stato anche un po' sfortunato dalla situazione, Castro è stato bravo anche un po' a sbilanciarlo, assolutamente senza alcun fallo, però parte da una palla persa da Luis Enrique. E torniamo sempre al solito discorso di un Luis Enrique che anche stasera è stato un po' quel calciatore che non ha fatto disastri, ma è stato un po' inconcludente, ecco, quando ha toccato i palloni, e sono stati davvero pochi, 16 tocchi in 71 minuti per le statistiche, non ha dato nulla all'Inter, anzi ha perso anche qualche pallone sanguinoso, un paio nel primo tempo persi su passaggi per vie centrali che poi hanno portato uno al tiro, l'altro al calcio di rigore. Inter che poi nel secondo tempo, o meglio sul finire del primo tempo, ha provato ecco, a tornare ad aggredire l'avversario, a creare qualche pericolo. Diciamo che a fine primo tempo l'1-1 sembrava anche un risultato giusto. Nel secondo tempo è stato un Inter che invece ha fatto molto meglio del Bologna, ha fatto più possesso. Ecco, se nel primo tempo l'Inter andava a sfruttare principalmente la solita corsia sinistra, quindi con queste situazioni, magari con un Thuram incontro o un Bonni che andava incontro, nel secondo tempo è stato un Inter che ha provato a sfruttare anche la fascia destra, soprattutto dopo i cambi. In realtà già prima, ecco, in un paio di occasioni Luis Enrique ha avuto la possibilità di puntare l'avversario, cosa che però ecco, non ha fatto benissimo. Ecco, ci si aspetta molto di più da Luis Enrique quando punta l'avversario. Cambi di Chivu, ecco, escono Luis Enrique e Barella, mette dentro, o meglio, non esce Barella, esce Mkhitaryan, Barella va sul lato sinistro e Mkhitaryan quello che lascia il campo, entrano appunto Frattesi e Diouf. Recuperiamo anche la pedina di Diouf, giusto per essere precisi, ed è un Inter che punta a sfruttare anche il lato destro del campo, perché c'è un Diouf che va dentro e si accentra, è un Diouf che è entrato bene anche stasera, Bissek che si sovrappone, Frattesi che si butta dentro, però purtroppo ancora una volta è un Frattesi. Anche per lui vale un po' il discorso di Luis Enrique, per me un po' inconcludente, un calciatore che c'entra poco col centrocampo dell'Inter. E nel secondo tempo Chivu fa entrare anche Lautaro Martinez. Io personalmente, al di là della qualità di Lautaro Martinez, che comunque è pur sempre il capitano, è un calciatore che riesce a trascinare anche i compagni di squadra, in quel momento per caratteristiche ci avrei visto molto meglio un Pio Esposito. Perché? Perché era un Inter che tendeva a verticalizzare tanto, anche per evitare il pressing del Bologna, che nel secondo tempo non è stato asfissiante come nel primo, però è una squadra che viene a disturbare la costruzione. Se devo verticalizzare e contro mi trovo calciatori come Eghem e Lukumi, ecco, per struttura fisica avere un Pio Esposito può aiutare tanto, perché si può verticalizzare sul calciatore, che può fare un po' a sportellate con la difesa avversaria, può difendere palla, può scaricare, può aprire spazi per i compagni portando via un difensore. Ecco, se io devo verticalizzare e contro ho difensori ben strutturati, Pio Esposito può essere una soluzione intelligente, oserei dire. In realtà poi comunque nel secondo tempo l'Inter fa la partita, perché se noi vediamo le statistiche complessive sono a favore dell'Inter, quelle del primo tempo molto in parità, ecco, c'è un XG per il Bologna, ma è diciamo così alterato dal calcio di rigore che da solo vale già 0,79. Nel secondo tempo sono statistiche tutte a favore dell'Inter. Il punto è che l'Inter non riesce a concretizzare la mole di gioco che crea e quindi poi porta la partita sull'1-1 fino al 90esimo.
E qui arriviamo ad un altro punto, poi la lotteria dei rigori è stata gestita malissimo. Innanzitutto, ecco, facciamo un passo indietro, c'erano anche delle posizioni medie che volevo farvi notare, con un Inter decentrata tutta a sinistra, quindi un Luis Enrique che, insomma, viene cercato poco e quando viene cercato fa male. Dicevamo, lotteria dei rigori, ecco, serie di rigori gestita malissimo, o meglio, sul dischetto si sono presentati calciatori che non erano rigoristi. E qui arriviamo a degli aspetti sulla gestione di Chivu, perché c'è stata la possibilità di far entrare Pio Esposito, che comunque è un rigorista, e non è stato fatto entrare. C'era Zielinski in campo ed è stato sostituito praticamente a 5 minuti dal termine e non si è capito qual era il senso di togliere Zielinski. Sono stati tolti i rigoristi dal campo. Ecco, se io ho un Zielinski in campo, io lo lascio. Se ho un Çalhanoğlu in panchina, per quanto possa essere anche al 50%, e so che mancano praticamente 2-3 minuti per i calci di rigore, 5 minuti per i calci di rigore, io magari, anziché far entrare Sucic, per dire, anziché far entrare un Frattesi, io faccio entrare, ecco, i calciatori che poi possono aiutarmi nella lotteria dei calci di rigore. E questa era una partita che poteva essere utile anche per rappresentare un nuovo punto di partenza, per riportare un trofeo, e un trofeo, per quanto non sia certo la Champions né tantomeno lo scudetto, però è pur sempre un trofeo e poteva dare comunque un'ulteriore spinta. Quindi ecco, se qualcuno in giro tende a dire ma la Supercoppa alla fine è una coppetta, qualcuno la definisce portaombrelli, qualcun altro ne critica la formula, personalmente, per quanto possiamo fare tutti i ragionamenti su formula e sede della partita, sicuramente, ecco, portare una Supercoppa a casa, certo, non ci sarebbe dispiaciuto. Per la cronaca andiamo a commentare anche l'episodio che ha coinvolto Bonny al 59esimo. C'è stato un rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR. Personalmente io faccio davvero tanta fatica a lamentarmi per quel calcio di rigore, perché prendo questa immagine, ecco, riporta il rigore assegnato al Napoli per l'intervento di Mkhitaryan su Di Lorenzo e quello di stasera che è stato prima assegnato e poi tolto. È vero, la posizione del pallone è diversa, nell'immagine non si vede, Bonny magari ha più necessità di difendere il pallone, però sembra piuttosto ovvio che Bonny allarga il piede nel tentativo di trovare il contatto con Eggem. Allarga il piede, in realtà è lui che va a colpire Eggem. Personalmente io faccio fatica a pensare che questo possa essere rigore e personalmente, anche per una questione di coerenza, se ho parlato di episodio scandaloso, quello di Lorenzo Mkhitaryan, ecco, stasera per coerenza dico, o meglio, ieri sera per coerenza dico che l'episodio Bonny-Eggem non è assolutamente calcio di rigore, quindi inutile appellarci a questo tipo di episodi, ecco, non è stato certo l'arbitro la causa della nostra sconfitta. Detto questo, naturalmente io mi auguro che da questa partita si possano trarre delle noti positive. Una su tutta è Josep Martinez, ecco, lasciatemelo dire, è da inizio anno che io più di una volta ho sottolineato la necessità di iniziare il ricambio in porta di un Martinez che può prendere le redini della porta nerazzurra, di un Sommer che non dà sicurezze, e stasera abbiamo visto, o meglio, torniamo a ieri sera, abbiamo visto un ottimo Pepo Martinez, un portiere bravo nelle uscite, un portiere che comunque ha dato sicurezza, che nel finale ha salvato anche il risultato sul tiro di Fabian, e quindi insomma un portiere che reclama più spazio. Giusto dare ulteriori chance a Martinez e dargli la possibilità di giocarsi la porta, il posto da titolare per la porta dell'Inter. Detto questo, naturalmente ci auguriamo che questa sconfitta possa essere un'ulteriore spinta a riprendere con quanto più decisi che mai in campionato, quando ecco si riprenderà la prossima settimana. Ci saranno subito due sfide importanti, Atalanta-Inter e Inter-Bologna, due sfide che possono dire tanto. Tra l'altro poi ci sarà l'infrasettimanale col Parma e poi Inter-Napoli, quindi insomma sfide che possono indirizzare la stagione, e mi auguro che già a partire dalla trasferta di Bergamo possa essere una sfida che possa portare a cancellare l'amarezza per una Supercoppa che non siamo neanche riusciti ad andarci a giocare in finale. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questa partita, cosa ne pensate delle scelte di Chivu. Come al solito, ecco, confrontiamoci anche dopo l'amarezza della sconfitta, e come sempre, nonostante il risultato, io vi lascio con un gran bel Forza Inter.